Fin da piccolo ho sempre sognato di avere una bici custom, non come questa. Dopo tanti anni finalmente è arrivata un'azienda che vuole supportarmi e realizzare il mio sogno. I migliori di voi si ricorderanno che l'anno scorso ho fatto un bike test per Lee Coogan. A loro quel video è piaciuto parecchio ed hanno deciso di iniziare una collaborazione, quindi andiamo subito da loro per farvi vedere cosa sta per succedere. Gente, siamo venuti fino a Bassano del Grappa, abbiamo portato il telaio comodamente sul tettuccio della macchina perché è arrivato il momento finalmente di montare questo nuovo mezzo incredibile. Portate pazienza un attimo, avete visto questo bellissimo scatolone pieno di cose incredibili, però adesso parliamo del perché c'è sto scatolone e cosa c'è dentro lo scopriremo più avanti, dovete guardare tutto il video. Intanto io qua vi presento Leonardo Basso, responsabile marketing di Lee Coogan, che sarà il mio nuovo sponsor per i prossimi 2 anni e io spero anche di più. Con Diego e Lee Coogan in particolare andremo a fare un lavoro di sviluppo e di rappresentanza al più alto livello anche agonistico. Lee Coogan è un brand nato in America, in Illinois, attorno agli anni 70, e a fine degli anni 90 è diventato totalmente parte del gruppo Star 2. Al momento il brand è italiano, tutto quello che viene progettato viene fatto qui, siamo a Bassano del Grappa più o meno. Lee Coogan negli ultimi anni è stata molto concentrata su quello che è l'ambito marathon e cross country. Infatti l'anno scorso a Eurobike ho trovato il loro nuovo modello della cross country con questo sistema di sospensione davvero innovativo che non ho mai visto, che è la Rampage Innova. Però quello rappresenta un po' la natura del nostro brand, cioè di creare soluzioni tecniche innovative e non presenti sul mercato. Quello sarà infatti un punto di partenza per quello che verrà nei prossimi anni. Infatti stiamo lavorando a dei progetti segretissimi che vedrete sicuramente più avanti seguendo il mio canale e quello che farò, dove andremo a finire in questi 2 anni. Ora darsi a fare adesso. Eh sì, tu come sei messo con la meccanica? Io dai, il mio so farlo. Tu allora, come sei messo? No, sai che io ho fatto un meccanico per 6 anni. Allora dai, via. Quindi adesso facciamo andare le mani che andiamo a montare sta bici. Via. Siamo nell'officiona e unboxiamo. Taglierino. Guarda qua. Allora, la missione di oggi è montare la nuova The Dirt di Diego, che sarà questo bellissimo telaio presentato Lee Coogan. Abbiamo anche il marchio, quello importante qui, l'Essugo Morton, il motto. Questo partner incredibile con le iniziali Lee Coogan. È veramente figo. Sono un sacco di pezzi da lavorare. Guarda qua. Pezzi dappertutto. Questo dove va? No, quello lì non serve, no. Ecco, già non ci passa, cominciamo bene. È già un pezzo è andato. Qui un attimo e ti distrai. Devo trovare grassi qua. No, c'hanno quello bianco. Perché non lo dire? Ti piace di più nero? Grasso importantissimo, Igor lo sai che ho messo il grasso. Sempre grasso. Qui abbiamo un problema tecnico. Abbiamo messo il piattello nuovo della serie sterzo, ma non abbiamo l'aggeggio che sarebbe il tuo per piantarlo. Quindi facciamo un po' di freestyle. Un po' così. Perfetto. Allora, stavamo per montare la serie sterzo, abbiamo già messo il piattello, rispettando tutte le regole della meccanica internazionale. Attacco manubrio nuovissimo, un bel E13, il 35 Race. Perfetto, e abbiamo finito. Tu penserai che sto mettendo delle viti a caso. Sì, ma ti vedo molto onore sciolto. No, però queste qua sono viti in titanio. Abbiamo guadagnato quanto? Mezzo penso... grammo? No, 3 o 4, dai. Beh, male. 13. I 13 e 13 fanno dei pezzi incredibili. Hanno i cuscinetti con la doppia chiusura. Questi qua puoi sparare dentro con l'idropulitrice quanto vuoi che non entra l'acqua. 13 pensavo fosse un cognome veneto. Poi ricordati che i cuscinetti girano su due dallo stesso lato perché uno è filato al contrario. Con il movimento centrale ci sono le pedivelle, le LG One Air Carbon. Senti qua. Minchia. Da DH queste, quindi roba strong. Adesso vuoi vedere la cosa più difficile da spacchettare del mondo. Questa corona qua. Ancora è difficile perché ce l'abbiamo fatta. Qui in teoria c'è una regolazione delle pedivelle che è questo coso qua. Una battuta che si dilata. Però siccome devo montare il crank stopper lo sostituiamo con questo spacer di plastica che mi ha fatto il mio amico Conco apposta. Vedi, va su qui così. Almeno posso chiudere la guarnitura senza avere la regolazione. E poi ci metto il crank stopper qua che frena.
Nice. Cos'è una roba mobile Ikea che guardi le istruzioni? Sì, questa qui non so che senso ha. Sembra uguale da un lato e dall'altro, ma non lo è. Dovrebbe andare Bastardi, così. lo fanno apposta. E qua ci vorrebbe una chiave Shimano. Secondo me c'è. Eccola qua. Qui c'è il rischio che parte tutto e ti limi le dita sui denti. E questa va chiusa a 650 Nm. Quanti Newton metri fai? Clac, ecco, è arrivato. Prima dobbiamo montare il famosissimo crank stopper, questa guarnizione del cesso. Ma lo blurri o lo lasci? No, beh, il crank stopper ormai è un prodotto che già È già brevettato, sul quindi commercio, siamo sì, già sì, ok. sì. Allora, guarnizione del cesso modificata con taglierino che potete trovare dall'Ora Marlene per ben 2 euro. Vedi che l'hanno fatto proprio della misura giusta. Ma è proprio andato su che è un piacere. Sì, ma è proprio fatto apposta. Cioè che quindi sta roba qua ti permette quando sei in volo di tenere i pedali dove li hai lasciati. Adesso appena montiamo la pedivela ti faccio vedere come funziona il marchingegno. Grasso! Sì, questo grasso bianco io sono sempre un po' indispettito dal colore. Poi Sembra quando vado che a non è- casa smonto tutta la bici e la rifaccio. Ovviamente. Sì, che bello. Questo è regolare, è fatto così. Ma che piccola che è quella corona. 32? Sì, è giusto, mountain bike tutto 32. Senti come gira bene adesso. Così quando vai in bici sei felice, no? Perché fai fatica apposta. Ah, è tipo come se fosse Vuoi tipo il montarne uno solo tua 2%. bici da strada? No, pedivela da 700 euro, ma il segreto sta nella guarnizione del cesso. Esatto. Allora, nuovo manubrio carbon, facciamo vedere come si taglia il manubrio in carbonio. Allora. L'importante è che non respiri, se no muore. Ma anche se non respiro muoio. 730, quindi dovrò tagliare via 3,5 per parte. Ok. Andiamo a metterlo dentro questo aggeggio qui, no? Che lui ti fa la dima. E poi col seghetto, quello con la lama per il carbonio, che non è questa. Pericolosissimo. Vediamo qua il taglio. Siamo stati molto bravi. Qua siamo andati dentro più aggressivi. Sì. Via secchi Proprio così. secco. Comunque anche quella. Cazzo, vedi che si è sfilacciato sto maledetto. Vedi qua che ha fatto le righe. Minchia, sei andato via così secco, dritto. Mi ha preso di sprovvista. Queste cose succedono quando non usi il seghetto per il carbonio. Oh, piano piano somiglia sempre di più a una bici, Così è dici- tipo triste. Così diventa felice. Esatto. Così è triste. Così sembra tipo un toro. Quanto peserà sta bici montata? e Completa, finita? allora io predico 9,4 kg. Posso dire che le manopole è l'elemento meno tecnico che vedo. Sei sicuro? Sei capace di montare delle manopole di gomma su un tubo? Penso liscio? che basta. Zio porco. Bisogna stare un po' qua così. No, c'è Ma un una po' di tecnica- grasso. No, c'è una tecnica. Urca, vabbè, così. beh, certo. Antidoping qua però. Hai visto? Mi hai fatto partire il compressore, adesso mi rovini l'audio delle mie fantastiche riprese. Figa, Sì, molto. Spessore in carbonio ci volevano. Viti in titanio, non sai che roba fine abbiamo Che bello fatto. sto manubrio, cazzo. Ma sto spessore qua no, carino, No, quello lì è il tappo, quello lì è fatto apposta perché così quando cadi sui gonfiabili non si consuma. Ah, Eh sì, no, tutto ha un perché. te lavori nell'alta meccanica di precisione? Quella lì, proprio quella. Adesso giriamo quella così. Taccate. Lavati le mani per piacere, che continui a sporcarmi. Guarda Guarda che questo momento la satisfying. tecnica, è presente la tecnica com'è che devi gonfiare prima un po' la camera d'aria così. Certo. Importantissimo la valvola dove c'è la scritta, giusto? Se no dopo ti perdi. Senso giusto, corretto, non al contrario. Questa è Allora la ti parte faccio bella. vedere come si fa questa e poi lo fai tu l'altra, ok? Fatto. Che facile. Bene. Sono comodi. Carno passante, va che bellezza. Questo lo monti tu allora. Vai. Buco della valvola fondamentale. Dov'è? La direzione sarà corretta. Però stiamo andando bene. Attenzione, scavallato la prima criticità. Facile, facile, facile. Gonfia ma non troppo. Potremmo fare una challenge tipo chi monta un copertone più velocemente. Qui siamo un po' lontani dal fare. Ma si è allontanato questo? Certo, si è allargato il cerchio, ma. Tensione negli occhi. C'è una tecnica. Sì, Aspetta un attimo. ci riprovi. No, aspetta, te lo spiego. Sì. Tiralo fuori tutto. Allora, parti con la valvola dal tuo lato. Questa la schiacci leggermente dentro, così il copertone si tallona bene bene in fondo. Adesso vai avanti tirandolo. Quindi Come man mano tirando? che tu vai avanti lo devi tirare, schiacciare dentro così. Ok, anche qua parti bene in fondo.
Deve andare dentro bene il tallone su. Se si tallona qui non riesci più ad arrivarla con del margine. Ah, mi porto a casa del margine dal sotto. Sì. Poi il finale ci vuole sempre un po' di quella roba lì. Mi sembra che ce l'hai quella roba lì. Vai dentro, bastardo. Ce l'abbiamo fatta? Devo dire che con la tecnica. Perché con la tecnica? Perché la potenza non è nulla senza il controllo. Gonfiatina e ci siamo. 3,5 preciso. Bella vita. Tac. Quanti newton? 6500. Porco. Se il disco non vuole È saldata. Bettina, titanio. Guadagnati altri quanti grammi? 1 chilo di vite quello in acciaio. Tutto questo è dentro. Sai come si fa a allineare la pinza? Sì, tiene premuto il freno. Da una puntatina alle viti qui, poi controlliamo che vada. E non va un cazzo. Ecco, ringraziamo Leonardo intanto che è qua per l'attacco del... Non lo sa ancora, lo scopre adesso. Vediamo indietro un 140 che è molto più utilizzabile. Allora, catena super light questa, l'ho presa apposta. Facciamo dell'aggiuntura. Andate. Tu sai vedere come ho montato pezzi lì davanti? Col martello. Esattamente. Lo strumento più utilizzato di gran lunga. La sua officina c'ha solo martelli. Che pedali metti in su? Dei bei look. Mi schifa un po' il rosso bianco, Questi qua vanno chiusi bene, Tac. Oh. È il momento di scendere. È la prima volta che monto nella nuova bici, È comoda, ti dirò, anche così. Ma sapevo io che senza sella alla fine ti piaceva. Posso dirti che il logo in verticale è proprio figo? Vabbè, no. Cioè il logo qua davanti è così. Comunque 2 colpi glieli dai, non dubbio. Oh! Pare che ci siamo, Appena la penna silenziosa da nuova. Aspetta. Questo gira come una scheggia. È il momento della pesa. Vediamo. Non toccare, se no mi fa... Osti. Sì, ma mi hai messo su le camere d'aria di merda. Sì, è vero. Qui l'adattatore della pinza è un po' pesante, sarà almeno mezzo chilo d'adattatore. Niente, adesso vado a prendere il trapano e inizio a forare. Non ho mai avuto una bici così bella. Sì, trick, sì, sì. È già sotto sopra, non lo sa, ma è già sotto sopra. Ma quanto è bella, voglio! No, subito così. Oggi ragazzi facciamo primo test della nuova Dirt. Sarà bella rigida. Andiamo. Tutta strana, Oh! Ci sono un po' di cose strane perché ho cambiato i pedali, il manubrio. Però bella strong, bella rigida. Da un po' che non usavo una bici nuova, tipo 1 anno. Dunque il mezzo nuovo qui c'è ed è incredibile, quindi non perdetevi i prossimi video perché faremo delle cose incredibili. Guarda questo, Mazzo.